Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Armisarte Actavis Group PTC e HF ultimo aggiornamento. 22 novembre 2021. Cos'è Armisarte? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Armisarte durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci, equivalenti farmaci esteri. Cos'è Armisarte? Armisarte è un farmaco a base del principio attivo pemetrexed, appartenente alla categoria degli antineoplastici antimetaboliti e nello specifico analoghi dell'acido folico. È commercializzato in Italia dall'azienda Actavis Group PTC e HF. Armisarte può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Armisarte 25 mg/ml concentrato per Soluz. Per infusione 1 flaconcino 20 ml Armisarte 25 mg/ml concentrato per Soluz. Per infusione 1 flaconcino 4 ml Armisarte 25 mg/ml concentrato per Soluz. Per infusione 1 flaconcino 40 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Actavis Group PTC e HF ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Pemetrexed. Gruppo terapeutico. Antineoplastici antimetaboliti. Forma farmaceutica. Concentrato o indicazioni mesotelioma pleurico maligno. Pemetrexed in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile. Carcinoma polmonare non a piccole cellule. Pemetrexed in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose, vedere paragrafo 5.1. Pemetrexed è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose, in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino, vedere paragrafo 5.1. Pemetrexed è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Pemetrexed deve essere somministrato solamente sotto la supervisione di un medico qualificato per l'uso della chemioterapia antitumorale. Pemetrexed in associazione con cisplatino. La dose raccomandata di Pemetrexed è di 500 mg/m2 di superficie corporea, da somministrare per infusione endovenosa in 10 minuti il primo giorno di ciascun ciclo di 21 giorni. La dose di cisplatino raccomandata è di 75 mg/m2 di superficie corporea, da somministrare per infusione in 2 ore, circa 30 minuti, dopo aver completato l'infusione di Pemetrexed il primo giorno di ciascun ciclo di 21 giorni. I pazienti devono ricevere un adeguato trattamento antiemetico e un'appropriata idratazione prima o dopo aver ricevuto cisplatino, vedere anche il riassunto delle caratteristiche del prodotto del cisplatino per le specifiche raccomandazioni sulla somministrazione. Pemetrexed in monoterapia nei pazienti trattati per il carcinoma polmonare non a piccole cellule dopo una precedente chemioterapia. La dose raccomandata di Pemetrexed è di 500 mg/m2 di superficie corporea, da somministrare per infusione endovenosa in 10 minuti il primo giorno di ciascun ciclo di 21 giorni. Schema di premedicazione. Per ridurre l'incidenza e la gravità delle reazioni cutanee, deve essere somministrato un corticosteroide il giorno precedente, il giorno stesso e il giorno successivo alla somministrazione di Pemetrexed. Il corticosteroide deve essere equivalente a 4 mg di desametasone somministrato per via orale 2 volte al giorno, vedere paragrafo 4.4.
Per ridurre la tossicità, i pazienti trattati con pemetrexed devono inoltre ricevere un'integrazione vitaminica, vedere paragrafo 4.4. I pazienti devono assumere giornalmente per via orale acido folico o un prodotto multivitaminico contenente acido folico, 350.000 microgrammi. Almeno 5 dosi di acido folico devono essere assunte nei 7 giorni che precedono la prima dose di pemetrexed e l'integrazione deve continuare durante l'intero periodo di terapia e per 21 giorni dopo l'ultima dose di pemetrexed. I pazienti devono inoltre ricevere un'iniezione intramuscolare di vitamina B12, 1000 microgrammi, nella settimana precedente la prima dose di pemetrexed e successivamente una volta ogni 3 cicli. Le successive iniezioni di vitamina B12 possono essere somministrate lo stesso giorno di pemetrexed. Monitoraggio. I pazienti che ricevono pemetrexed devono essere sottoposti prima di ogni somministrazione ad un controllo con un esame ematologico completo, comprendente la conta leucocitaria con formula, WCC, e la conta piastrinica. Prima della somministrazione di ogni chemioterapia devono essere effettuati gli esami chimici ematologici per valutare la funzionalità renale ed epatica. Prima di iniziare un ciclo di chemioterapia, è necessario che i pazienti abbiano i seguenti valori. La conta totale dei neutrofili, ANC, deve essere 1500 cellule/mm3 e le piastrine devono essere 100.000 cellule/mm3. La clearance della creatinina deve essere 45 ml/min. La bilirubina totale deve essere di 1,5 volte il limite superiore del valore normale. La fosfatasi alcalina, AP, l'aspartato aminotransferasi, ASTO-SGOT, e l'allanina aminotransferasi, alto SGPT, devono essere di 3 volte il limite superiore del valore normale. Fosfatasi alcalina, AST alto di 5 volte il limite superiore del valore normale sono accettabili se il fegato è sede di metastasi. Aggiustamenti della dose. Gli aggiustamenti della dose all'inizio di un ciclo successivo devono essere effettuati in base alla conta ematologica al nadir o al massimo grado di tossicità non ematologica osservato durante il precedente ciclo di terapia. Il trattamento può essere ritardato per consentire un periodo sufficiente di recupero. Una volta che i pazienti si sono ristabiliti, devono essere sottoposti di nuovo al trattamento secondo le linee guida indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 che sono applicabili per pemetrexed usato come singolo farmaco o in associazione con cisplatino. Tabella 1, tabella di variazione della dose per pemetrexed, come singolo farmaco in associazione, e cisplatino, tossicità ematologica ANC al nadir. 500 mm3 e piastrine al nadir e 50,000 mm3 75% della dose precedente, sia pemetrexed che cisplatino. Piastrine al nadir 50,000 mm3 associato a sanguinamentoia, indipendentemente dall'ANC al nadir 50% della dose precedente, sia pemetrexed che cisplatino, a sanguinamento di grado 2 in accordo con i National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, CTCV2, 0. NCI 1998, se i pazienti sviluppano tossicità non ematologiche al grado 3, neurotossicità esclusa, pemetrexed deve essere sospeso fino a quando non ritorna un valore inferiore o uguale a quello che il paziente aveva prima della terapia. Il trattamento deve essere ricominciato secondo le linee guida indicate nella tabella 2. Tabella 2, tabella di variazione della dose per pemetrexed, come singolo farmaco in associazione, e cisplatino, tossicità non ematologica A, B. Dose di pemetrexed, mg/m2, dose di cisplatino, mg/m2, qualsiasi tossicità di grado 3 o 4 eccetto mucosite. 75% della dose precedente 75% della dose precedente qualsiasi diarrea che ha richiesto ospedalizzazione, indipendentemente dal grado, o diarrea di grado 3 o 4. 75% della dose precedente 75% della dose precedente mucosite di grado 3 o 4. 50% della dose precedente 100% della dose precedente a National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, CTCV2, 0. NCI 1998, B. Neurotossicità esclusa. In caso di neurotossicità, l'aggiustamento della dose raccomandata per pemetrexed e cisplatino è descritta nella tabella 3. I pazienti devono interrompere la terapia se viene osservata neurotossicità di grado 3 o 4.
Tabella 3. Variazione della dose per pemetrexed, come singolo farmaco in associazione, e cisplatino, neurotossicità grado CTK dose di pemetrexed, mg/m2, dose di cisplatino, mg/m2, 0, 1, 100% della dose precedente 100% della dose precedente 2, 100% della dose precedente 50% della dose precedente a National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, CTCV2, 0. NCI 1998, il trattamento con pemetrexed deve essere interrotto se un paziente manifesta una qualsiasi tossicità ematologica o non ematologica di grado 3 o 4 dopo 2 riduzioni della dose o immediatamente se viene osservata neurotossicità di grado 3 o 4. Popolazioni speciali anziani negli studi clinici, non c'è stata evidenza che pazienti di 65 anni o più siano ad aumentato rischio per le reazioni avverse rispetto ai pazienti più giovani di 65 anni. Non sono necessarie riduzioni della dose oltre a quelle raccomandate per tutti i pazienti. Popolazione pediatrica, non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di pemetrexed nella popolazione pediatrica con mesotelioma pleurico maligno e con carcinoma polmonare non a piccole cellule. Pazienti con compromissione renale, formula standard di Cockcroft e Gault oppure metodo per il calcolo della filtrazione glomerulare misurata con TC99 pemetrexed viene principalmente eliminato in modificato per escrezione renale. Negli studi clinici, pazienti con nuclearance della creatinina e 45 ml/min non hanno richiesto aggiustamenti del dosaggio oltre a quelli raccomandati per tutti i pazienti. Non esistono dati sufficienti sull'uso di pemetrexed in pazienti con nuclearance della creatinina inferiore a 45 ml/min. Pertanto l'uso di pemetrexed non è raccomandato, vedere paragrafo 4. Pazienti con compromissione epatica non sono state identificate relazioni tra la AST, SGOT, la ALT, SGPT o la bilirubina totale e la farmacocinetica del pemetrexed. Tuttavia non sono stati specificatamente studiati pazienti con compromissione epatica, come quelli con bilirubina e 1,5 volte il limite superiore del valore normale o con aminotransferasi e 3,0 volte il limite superiore del valore normale, in assenza di metastasi epatica, o il 5,0 volte il limite superiore del valore normale, in presenza di metastasi epatica. Modo di somministrazione Hermisarte è per uso endovenoso. Deve essere somministrato per infusione endovenosa in 10 minuti il primo giorno di ciascun ciclo di 21 giorni. Per le precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione di pemetrexed e per le istruzioni sulla diluizione di Hermisarte prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Uso contemporaneo del vaccino per la febbre gialla, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il pemetrexed può sopprimere la funzione del midollo osseo come evidenziato dalla neutropenia, trombocitopenia e anemia, o pancitopenia, vedere paragrafo 4, 8. La mielosoppressione è di solito la tossicità dose limitante. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il pemetrexed è principalmente eliminato in modificato a livello renale per secrezione tubulare e in misura minore per filtrazione glomerulare. La somministrazione contemporanea di principi attivi nefrotossici, per esempio aminoglicosidi, diuretici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Hermisarte durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Hermisarte durante la gravidanza e l'allattamento? Donne potenzialmente fertili / contraccezione negli uomini e nelle donne. Le donne in età fertile devono fare uso di un contraccettivo efficace durante il trattamento con pemetrexed. Il pemetrexed può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Pemetrexed non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. È stato tuttavia riportato che pemetrexed causa affaticamento. Pertanto, se questo evento si verifica, i pazienti devono essere messi in guardia per quanto riguarda la guida di veicoli e l'uso di macchinari.
Effetti indesiderati. Sommario del profilo di sicurezza. Gli effetti indesiderati più comunemente riportati correlati a Pemetrexed, quando usato in monoterapia o in associazione, sono la soppressione della funzione del midollo osseo che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi di sovradosaggio riportati comprendono neutropenia, anemia, trombocitopenia, mucosite, polineuropatia sensitiva e reazione cutanea. Le complicazioni attese del sovradosaggio includono soppressione della funzione del midollo osseo come evidenziato dalla neutropenia, trombocitopenia e anemia. Inoltre, possono essere osservate infezione con o senza febbre, diarrea/o mucosite. Nel caso di sospetto sovradosaggio, i pazienti devono essere sottoposti a controlli con conte ematiche e devono ricevere una terapia di supporto come richiesto. Nel trattamento del sovradosaggio da Pemetrexed deve essere preso in considerazione l'uso di folinato di calcio/acido folinico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antineoplastici, analoghi dell'acido folico, codice ATC. L01/04. Pemetrexed è un agente antifolato antitumorale multitarget che esplica la sua azione interferendo sui processi metabolici fondamentali folato dipendenti essenziali per la proprietà farmacocinetiche. Le proprietà farmacocinetiche del Pemetrexed come singolo farmaco sono state valutate in 426 pazienti oncologici, con una diversità di tumori solidi, a dosi tra 0,2 e 838 mg/m2 somministrate per dati preclinici di sicurezza. La somministrazione di Pemetrexed a dopo in gravidanza ha determinato una riduzione dell'attività fetale, una riduzione del peso del feto, un'incompleta ossificazione di alcune strutture scheletriche e la fissurazione del elenco degli eccipienti trometamolo, per la correzione del pH, acido citrico metionina acqua per soluzioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Armisarte a base di Pemetrexed sono Pemetrexed EG, Pemetrexed Everpharma, Pemetrexed Fresenius Kabi, Pemetrexed Milan, Pemetrexed Sandoz BV. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.